La tomografia industriale è un metodo di controllo non distruttivo. È l'evoluzione naturale della radioscopia e della radiografia digitale. L'evoluzione consiste nell'avere il volume tridimensionale dell'oggetto analizzato, anziché semplicemente l'immagine 2D proiettata. Questo consente di effettuare rilievi quantitativi, oltre che qualitativi. In particolare, avendo l'immagine tridimensionale del componente, sarà poi possibile analizzarne le singole sezioni, vedendo ogni particolare interno, sia per quanto riguarda i difetti, sia per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali, e quindi le geometrie interne ed esterne. La tomografia industriale risulta uno strumento molto potente come supporto alle imprese nella realizzazione di nuovi prodotti, permettendole di andare ad indagare nella fase di ricerca e sviluppo i primi prototipi realizzati, le prime preserie, fino alla messa a punto dei processi produttivi e a un controllo a tappeto dell'eventuale produzione. In servizi avanzati, ad esempio l'engineering, la tomografia industriale risulta uno strumento molto utile per quanto riguarda il recupero di informazioni considerate perdute, ad esempio nell'ambito della stampistica di cui sono stati persi i disegni o nel comparison della matematica dell'oggetto realizzata a computer. Infine, nell'ambito dei servizi offerti da Tech Eurolab, la tomografia si integra molto bene con servizi avanzati come la failure analysis, permettendo di avere un quadro d'insieme della problematica del componente ancora prima di effettuare dei tagli per rimuovere parti di materiale da sottoporre ad analisi e permettendo inoltre di avere una conservazione dell'informazione acquisita per eventuali successive indagini. I materiali ispezionabili con la tomografia industriale sono molto vari. Vediamo qui un esempio di palettamento in lega di nickel-cromo, diverse fusioni in alluminio e anche un componente saldato in titanio. Sono poi tipiche le applicazioni per i materiali compositi. Abbiamo la possibilità di analizzare la fibra all'interno di componenti in carbonio o componenti polimerici rinforzati in fibra di vetro. Un'applicazione molto importante è quella per l'elettronica. Con la nostra tecnologia possiamo ispezionare tutti gli strati interni a una scheda, anche molto complessa, multilayer, vedere le connessioni fra i vari componenti, andare a controllare la correttezza nell'esecuzione delle saldature e l'assenza di difetti nei BGA. Per l'industria dello stampaggio a iniezione, la tomografia industriale è un metodo molto efficace. Permette infatti di verificare la presenza di tutte le tipologie di difetti interni e anche di validare le dimensioni, tenendo conto dei ritiri. Questo permette anche di validare le simulazioni eseguite prima del processo grazie al computer. Per gli stampaggi con tecnologia avanzata, questa tecnologia permette inoltre di verificare l'andamento dei flussi di fibre all'interno del componente, fino a identificare anche le sezioni di congiunzione dei flussi, che sono particolarmente critiche per la resistenza del componente stesso. Questo è il risultato della scansione tomografica. Abbiamo a disposizione il volume del componente. Come vedete può essere scambiato facilmente per un modello CAD per quanto è accurato. E di questo componente abbiamo a disposizione tutte le sezioni, quindi possiamo esplorare ogni sua qualità. VG Studio è un software per l'analisi avanzata di immagini tomografiche e ci permette, oltre che di ispezionare tutte le sezioni, come abbiamo visto anche con l'altro software, ci permette di eseguire rilievi dimensionali di feature geometriche, come ad esempio diametri di fori o di superfici esterne. Oltre a ottenere il diametro e il raggio del cilindro stesso, otteniamo anche le caratteristiche con le tolleranze di forma, otteniamo le coordinate del suo asse in base al sistema di riferimento CAD e quindi possiamo riferire completamente l'entità geometrica e controllarla in base ai capitolati di disegno. Questo software ci permette inoltre di eseguire indagini quantitative sulle difettosità, quindi
Di ciascuna di queste porosità possiamo ottenere il volume, coefficienti di forma e il posizionamento sempre in base al disegno CAD. Queste informazioni possono essere estratte in un foglio Excel e confrontate direttamente con i criteri di accettabilità del cliente.